Allora, buonasera. Siamo qui per iniziare questa intervista, la seconda intervista con il dottor Matucci, che già ringrazio. E Grazie, quindi grazie e ascolteremo un buonasera a po', tutti. quali sono un pochino le novità di queste ore. Prima di dare il via all'intervista, ecco, vorrei fare una raccomandazione. Allora, innanzitutto, come l'altra volta, è possibile fare le domande in streaming tramite la chat del canale. E questo si può rivolgere le domande. Una raccomandazione è che le domande, per quanto più possibile, possano avere un interesse globale e un interesse comune, ecco, che siano un pochino attinenti al tema e possano un po' interessare tutti. Come l'altra volta comincio io con una domanda, come l'altra volta cominciai la domanda da bambino di quinta elementare, continuo a fare la domanda, diciamo da bambino di prima media questa volta. L'altra volta domandai in parole povere che cos'è un virus e come agisce. Questa volta domando ad Andrea che cos'è un vaccino e appunto come agisce un vaccino. Buonasera a tutti, prima cosa, e la domanda ovviamente è molto pertinente quando parliamo di momenti così importanti come quello che stiamo vivendo. Il vaccino, per quanto riguarda il SARS-CoV-2, questo nuovo virus che abbiamo così incontrato nella nostra vita, è un qualche cosa di molto atteso, di cui sentiamo molto parlare e che ovviamente comporta delle difficoltà veramente da un punto di vista scientifico di non poco conto. Che cos'è un vaccino? Il vaccino è praticamente una strategia in cui praticamente un soggetto viene esposto ad un determinato, si dice antigene, o meglio, insomma, una struttura derivata da un batterio o da un virus, per cui il sistema immunitario, che non ha mai incontrato questo microorganismo, inizia si dice, montare una risposta immune specifica, per cui nei successivi contatti con questo specifico microorganismo il soggetto risulta essere appunto immune. Ovviamente esistono vari tipi di vaccini, sono i vaccini in cui si sfruttano ad esempio virus vivi attenuati che comportano ovviamente dei rischi perché possiamo avere anche la riattivazione del virus, o più spesso, come in questi casi, vengono utilizzati delle strutture del virus che ovviamente il sistema immunitario inizia a riconoscere, quindi inizia a produrre anticorpi specifici verso queste particolari strutture, ma anche cellule del sistema immunitario che partecipano successivamente al contatto eventuale con questo microorganismo e quindi danno ovviamente una difesa contro questo. Ovviamente dobbiamo tener conto che i vaccini in realtà si comportano in maniera diversa a seconda dei microrganismi che noi andiamo a considerare. E faccio un esempio molto semplice. Noi sappiamo ad esempio che il virus dell'influenza ha delle modificazioni che si verificano molto frequentemente, tant'è vero che tutti gli anni vengono, come dire, realizzati dei vaccini che sono diversi da quelli dell'anno precedente, perché il virus ha mutato e quindi non è più lo stesso virus dell'anno precedente e il vaccino dell'anno precedente non darebbe una protezione verso il virus che circola quest'anno. Sappiamo che ad esempio i virus che danno il raffreddore comune, e spesso sono veramente dei coronavirus, non è stato possibile in realtà realizzare dei vaccini perché questi virus hanno la capacità veramente di modificarsi molto rapidamente e quindi è praticamente impossibile creare dei vaccini che siano capaci di proteggerci verso questi virus.
Se entriamo nello specifico, tutti sanno e sentiamo anche dagli organi di stampa, da quelle che sono le comunicazioni delle varie trasmissioni televisive, che nel mondo in questo momento esistano veramente molte industrie farmaceutiche e molte companies che stanno cercando di realizzare il vaccino contro questo SARS-CoV-2. Ne esistono varie strategie, si sente parlare di tempistiche più o meno brevi. Certamente credo ad essere molto molto onesti, non credo che avremo a disposizione un vaccino nell'arco dei prossimi mesi, ma sarà un qualcosa che probabilmente richiederà molto molto più tempo. Il concetto del vaccino rapidamente porta in sé quello che è il concetto della memoria immunologica, che è un concetto molto affascinante in cui appunto il sistema immunitario mantiene nel nostro organismo delle cellule che sono pronte a rispondere molto rapidamente all'eventuale nuovo contatto con il virus, quindi a produrre rapidamente degli anticorpi che possono essere neutralizzanti, quindi bloccare il virus stesso, attivare cellule del sistema immunitario che vanno ad aggredire rapidamente il virus, e questo quindi sarebbe la strategia dei vaccini in generale e nello specifico. Ne approfitto per dire un altro concetto fondamentale che sentiamo sempre oggi affrontare, è quello della famosa produzione degli anticorpi contro il virus che i soggetti che hanno sviluppato la malattia possono ovviamente avere, per così dire, a disposizione nel proprio organismo. Purtroppo ancora oggi non sappiamo bene quanto questi anticorpi siano effettivamente neutralizzanti nei confronti del virus, cioè siano capaci di bloccarlo, e soprattutto non sappiamo per quanto tempo questi durano nell'organismo del soggetto. Se ci rifacciamo alle esperienze sulle precedenti infezioni, ad esempio dalla famosa SARS del 2002-2003, gli studi dimostravano che alcuni soggetti mantengono anche per 2-3 anni gli anticorpi verso il virus, ma alcuni soggetti in realtà avevano la capacità di mantenere, si dice, un titolo di questi anticorpi sufficientemente protettivo anche per pochi mesi. E lo dicemmo anche diciamo, nel colloquio che abbiamo avuto la volta precedente. Purtroppo in Cina ci sono stati dei casi di soggetti che hanno avuto di nuovo il contatto dopo aver superato la malattia e si sono nuovamente ammalati, e questo fa capire quindi che gli anticorpi in alcuni casi non sono effettivamente protettivi. Il vaccino è sicuramente una strategia che forse in futuro ci potrà aiutare. Ripeto, non sono convintissimo che questo possa avvenire nell'arco di pochi mesi. Prima di continuare, ho abilitato la chat dal vivo. Vorrei, se qualcuno mi aiuta e mi scrive se l'audio si sente bene, perché abbiamo fatto delle prove un po' particolari per migliorare. Che io ho un ritorno in cuffia un po' strano, però può darsi che in diretta funzioni tutto bene. Allora, detto che cos'è, quindi un vaccino praticamente è delle cellule che attaccano altre cellule, no? Allora, Giusto più o il meno. vaccino, per essere più precisi, è che ovviamente un soggetto viene sottoposto a per semplificare molto i concetti, a dei frammenti che vengono ottenuti dalla struttura del virus, che sono però delle strutture particolari che il virus utilizza per aggredire il nostro organismo, e quindi il sistema immunitario le riconosce, e quindi da quel momento in poi sarà capace di produrre degli anticorpi che saranno capaci subito di bloccare il virus non appena questo entra di nuovo nel nostro organismo. È quello che avviene quando noi facciamo un'immunizzazione naturale, che è quella per la rosolia, per il morbillo, anche se ovviamente esistono i vaccini anche per queste malattie infettive. Via, altra domanda da bambino di quinta elementare da ignoranti, ma allora un anticorpo che cos'è?
delle cellule che aggrediscono che Allora, roba è? Ecco. l'anticorpo, allora, lo possiamo immaginare veramente fatto come una Y, veramente come una Y, in cui le due braccia della Y, le due antenne che la Y ha, sono le strutture che vanno a riconoscere quelle che sono le strutture di un batterio o di un virus. Invece quello che è, diciamo, l'altra estremità della Y serve per essere poi riconosciuta da cellule sempre del sistema immunitario che elimineranno questo anticorpo, ma questo anticorpo porta in sé ovviamente anche l'antigene e quindi il virus e quindi partecipano al blocco di questo sistema di attacco al nostro organismo. L'altro è che vengono messi in moto meccanismi ancora più complessi per cui quando l'anticorpo ha riconosciuto il batterio o il virus, a sua volta attiva dei sistemi di distruzione per cui il virus viene diciamo distrutto. E ricordiamoci che il virus entra all'interno delle cellule del nostro organismo. L'altra volta abbiamo detto che il virus è un parassita obbligato, quindi ha bisogno di una cellula del nostro organismo per poter sopravvivere e quindi quando gli anticorpi attaccano in realtà il virus, attaccano spesso le cellule che sono infettate dal virus e quindi portano insieme alla morte del virus anche la morte della cellula infettata. Ecco, allora veniamo subito ad una domanda attuale, poi magari vorrei ritornare anche su questo discorso del virus e come lavora. Rispetto allora a quando ci siamo sentiti circa un mesetto fa, ormai, Certo. ci sono novità da sottolineare, ci sono stati sviluppi sia nel capire la malattia, sia oppure anche in questa curva che un po' sembra discendere. Ecco, dici un po' quello Allora, che ti senti. certo, allora, nel capire la malattia è stato fatto veramente un grosso passo in avanti, nel senso che si è capito che la malattia può essere divisa sostanzialmente in due fasi. La prima fase, che è quella classica dell'infezione, in cui ovviamente i soggetti che hanno la capacità di rispondere in maniera efficiente con il proprio sistema immunitario e quindi riescono a tenere sotto controllo la replicazione del virus, in realtà hanno un decorso favorevole della malattia che si risolve in tempi più o meno lunghi. Poi insieme a questo ragionamento ne dobbiamo fare un altro. La seconda fase della malattia, che in alcuni soggetti si sviluppa, è quella che purtroppo ci fa conoscere la drammaticità di questa malattia, cioè alcuni soggetti, dopo essere infettati, il sistema immunitario non viene, come dire, bloccato, non viene regolato, ma va incontro ad una iperaccelerazione per cui vengono prodotte una quantità eccessiva di sostanze, si dice pro-infiammatorie, queste famose citochine, e si realizza quello che si chiama proprio il cytokine storm, quindi proprio veramente una tempesta di citochine, per cui il processo infiammatorio a livello del polmone, a livello di tutti gli altri organi, diventa così devastante che purtroppo tutti noi ne conosciamo poi quelli che sono gli esiti. Viene attivato il sistema della coagulazione, quindi avviene proprio una disregolazione completa che è veramente molto molto difficile da tenere sotto controllo. Quindi abbiamo capito molto, abbiamo capito anche che dopo la fase iniziale di controllo dell'infezione con gli agenti antivirali abbiamo bisogno delle terapie generalmente antinfiammatorie che devono controllare questa tempesta di citochine, abbiamo bisogno di controllare l'attivazione del sistema della coagulazione e questo ha permesso in realtà, nonostante i numeri drammaticamente pesanti, di aiutare molte persone. Purtroppo succede questo, se voi pensate a quella che è l'infezione ad esempio da una classica influenza, se io vengo contagiato dal virus dell'influenza, diciamo, il mio periodo di incubazione oscilla fra i 2, 3, 4 giorni
e quindi ho una minore probabilità di infettare altre persone. Qui la latenza invece può raggiungere anche 7, 10, 11, 12 giorni in cui il soggetto è già un portatore del virus ed è già capace di infettare altre persone, e questo è stato il grosso problema del, come dire, ritardo che anche altri paesi hanno fatto, non seguendo purtroppo la nostra drammatica esperienza di lasciare, come dire, aperto il tutto, e le conseguenze credo siano sotto gli occhi veramente di tutti. Ecco Andrea, mi hai già risposto ad una domanda che io ti volevo fare, perché appunto anch'io nella mia, così, nella mia ora ignoranza medica, pensavo e penso, come mi confermi, che il virus ha una latenza di diversi giorni e per questo diventa pericoloso. Ora, parlando prima io e te a microfoni spenti, si diceva, ecco, una delle mie preoccupazioni è che io mai e poi mai vorrei essere, no, portatore di virus agli altri. Quindi per dire, per ipotesi, io in questo momento mi potrei sentire benissimo, pieno, forte, pimpante, però io potrei già avere dentro di me diciamo, un inizio di virus che lavora e che magari si manifesterà con effetti tra 10 giorni. Dico bene o Sì, è no, sbagliato? no, è così. Il grosso problema di questa enorme diffusione dell'infezione deriva da due fattori fondamentali. Uno, che questo virus ha veramente una capacità di infettare assolutamente molto, molto, molto alta. Dall'altro è che ha questo potenziale lungo periodo di, diciamo, incubazione in cui il soggetto può avere o assolutamente assenza di sintomi, ed è la discussione che oggi viene fatta anche sul controllo della febbre. Io non ho febbre, ma in realtà sono un portatore e quindi non vengo intercettato, come dire, in maniera preventiva. Dall'altro appunto questo lungo periodo di tempo, talvolta in realtà forse non ci sono dei sintomi, ma sono veramente molto molto modesti e quindi non vengono, come dire, interpretati, e quindi il rischio è quello della contaminazione, della infezione di altri soggetti, e si stima che nei momenti, diciamo, di particolare infettività è quando il virus ha circolato così in maniera importante, un soggetto infetto ha la capacità di infettare 2,5-3 altri soggetti che a loro volta ovviamente hanno la capacità di, e quindi diventa ovviamente un qualcosa di esponenziale. Ecco, stanno arrivando le prime domande. Allora, una prima domanda di Simona che domanda, ma allora, visto che molti si riammalano, come possiamo essere coperti dall'eventuale vaccino? E poi ti faccio nello stesso momento altre due domande che riguardano il test sierologico, Mm. cioè chiedono a cosa serve e se è affidabile come il tampone. Allora, la prima domanda è che non è che tutti i soggetti, grazie a Dio, che vanno incontro alla malattia poi ovviamente si rinfettano. Esiste anche effettivamente una immunità che è capace di proteggere i soggetti, però non deve essere considerato un qualcosa di assoluto. L'altro è che la discussione, la domanda è molto corretta, cioè il vaccino effettivamente è capace di dare una protezione nel soggetto sottoposto alla vaccinazione? Purtroppo questo ancora noi non lo sappiamo, perché il vaccino non è ovviamente ancora disponibile, non esistono ancora degli studi fatti su un numero ampio di soggetti in cui è possibile dimostrare se questi effettivamente sono protetti o meno. Esistono i modelli animali in cui effettivamente la vaccinazione con questo virus è capace di dare protezione, ma è proprio questo enigma. Noi stiamo ricercando un vaccino, non sappiamo quanto questo vaccino sarà capace di proteggere su larga scala grande fascia di popolazione. Del resto, se consideriamo che per la SARS
per la MERS, che sono sempre infezioni da coronavirus, le famose pandemie, pandemie no, la grossa diffusione che c'è stata in precedenza, non è disponibile ancora il vaccino. Se pensiamo all'HIV, che ormai è dagli anni 80 e non sono ancora disponibili i vaccini, fa capire che allestire un vaccino non è una cosa semplice, è una cosa che richiede grandi investimenti, la ricerca quindi deve essere fortemente supportata. Certamente il vaccino è una strada che noi dobbiamo assolutamente percorrere, perché questi virus hanno, abbiamo visto, la capacità di infettare una grandissima fascia di popolazione in tutto il mondo, e quindi ovviamente il vaccino è certamente una strategia che dobbiamo assolutamente ricercare. L'altra domanda, non mi Quindi ricordo se c'era un'altra domanda. l'altra domanda riguardava i test Ah, i test sierologici. sierologici. I test sierologici, come voi sapete, esiste una grossa discussione, ne esistono di vari tipi. Allora, diciamo, quando parliamo di un test, noi parliamo di quella che è la sensibilità e la specificità, quindi la capacità del test di identificare soggetti che sono sicuramente malati e di escludere soggetti che invece non sono ovviamente malati. Ancora oggi, come avete visto, non è stato scelto un test sierologico, diciamo superiore agli altri, sono in corso tutte le varie valutazioni. Sicuramente si può dire che se il test è positivo, quindi dimostra che un soggetto è venuto a contatto con il virus, noi dobbiamo andare a tamponare questo soggetto, cioè a verificare se effettivamente questo soggetto è portatore del virus o meno. Il problema grosso non è questo, il problema grosso è se il soggetto negativo è veramente negativo, cioè questo test è capace di vedere effettivamente tutti i soggetti che non hanno anticorpi ma che in realtà hanno avuto un contatto con il virus. Questo purtroppo ancora non dimostra una grossa sensibilità, quindi vuol dire che una fetta di soggetti sfuggono a questo test diagnostico. Io credo che però sia importante dire che i test sierologici insieme ai tamponi, la somma, diciamo, delle due procedure certamente aiuta moltissimo a identificare eventuali soggetti portatori del virus o comunque candidati a essere dei portatori del virus. Quindi non dobbiamo né da un lato pensare che con i test sierologici abbiamo risolto i nostri problemi, e dall'altro è uno strumento che possiamo tenere in considerazione. Faccio io ora una domanda, mi riallaccio al vaccino. Quindi da quello che ci hai detto prima, dobbiamo aspettarci tempi lunghi, perché alle volte si sente dire, no, settembre, ottobre, Allora, io quindi ragionevolmente spero di essere smentito, ma spero veramente di essere smentito. Credo sia molto difficile che a settembre noi avremo il vaccino specifico per questo virus. Lo vedo veramente, veramente molto difficile, ma spero altrettanto vivamente di essere completamente smentito su questo. Esistono strategie, esistono anche negli Stati Uniti, stanno pensando ad un vaccino che sarà somministrato con un cerotto, perché con delle micropunte, perché sfrutta un sistema per cui, giusto appunto, scusate il giro di parole, il sistema immunitario viene fortemente stimolato dagli eventuali antigeni con cui viene a contatto per un meccanismo un po' complesso, ma a settembre lo vedo veramente un tempo molto 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 breve. Però, ripeto, spero di essere assolutamente smentito. ora più che una domanda, una considerazione. Io non voglio fare il catastrofista, però bisogna anche essere, credo, anche realisti. Pensi te, come penso io, che finché non ci sarà un vaccino, purtroppo ci dovremo un po' convivere con questa malattia, stando molto attenti, insomma, stando molto attenti, via, non voglio ora dire che dovremo sempre vivere così, ma
Allora, sicuramente qualcosa è cambiato e dovremo stare molto molto attenti. Dobbiamo anche dire che i virus generalmente fanno come un'onda, a un certo punto si nascondono, cioè girano, ma girano in una percentuale bassa della popolazione. Esiste comunque una quota di soggetti che svilupperà una famosa immunità. E quindi è possibile anche che questo virus diventi un qualcosa con cui noi conviviamo, certamente avendo le proprie attenzioni. Dobbiamo dire anche che questi virus, come abbiamo detto, mutano, quindi hanno delle frequenti mutazioni, e questo da un lato può far sì che questi virus perdano anche un pochino della loro capacità di infettare, quindi si attenua questa loro violenza. Però come giustamente io ho partecipato recentemente ad una web conference in cui giustamente si diceva che nessuno in realtà è esperto di questa nuova condizione clinica, perché è nuova da un punto di vista del virus, del comportamento, della capacità di diffondersi, quindi è veramente un qualcosa che deve essere vissuto con molta attenzione, con molta riflessione, con molta cautela, e certamente quando avverrà anche la famosa riapertura che tutti noi aspettiamo, deve essere gestita in maniera molto corretta e coscienziosa da ciascuno di noi, perché altrimenti si rischia veramente di avere un rebound che poi dopo ovviamente paghiamo in maniera importante. Ecco, torno ad un'altra domanda di un ascoltatore. Stefano domanda, salve dottore, ho sentito l'intervista del dottor Palma Giampaolo e lui sostiene che il Covid non genera una polmonite interstiziale e le persone non muoiono per questo, ma muoiono per problemi vascolari. Qui si entra nel tecnico. Allora, qui si entra nel tecnico, noi lo semplifichiamo, è quello che ho detto all'inizio, cioè il virus dà una polmonite interstiziale, perché va a colpire le cellule del polmone. Il problema è che quando si viene a creare quella situazione di disregolazione del sistema immunitario, vengono attivati tutti i sistemi anche della coagulazione, per cui questi soggetti vanno incontro in effetti anche a dei fenomeni microtrombotici del polmone, del cuore, a livello del cervello, e quindi si va incontro a quella che si chiama MOF, che sarebbe una sofferenza multiorgano, ovviamente tradotta in italiano. Una, Un'altra domanda. Una... un attacco che oggi Mi la sta andando terapia si via. basa Ah. su strategie antivirali nella prima fase, su strategie antinfiammatorie e su strategie anticoagulanti, proprio per bloccare questo processo. L'eparina, che sentiamo sempre nominare, è una di queste strategie che ormai viene però utilizzata in larga parte dei soggetti ormai da varie settimane. Ora, per un tratto è andato via il collegamento. Siccome c'è una domanda anche che parla proprio di questi farmaci che rallentano il virus, Sì. sono efficaci? Ora hai citato l'eparina, no? Sì, Se non no, mi sbaglio. l'eparina serve Ah. proprio per contrastare questo, diciamo, processo procoagulativo che avviene in coloro che vanno incontro alla malattia nella forma più severa. I farmaci che bloccano, diciamo, il virus, allora la prima cosa che dobbiamo dire è che purtroppo non esiste un farmaco antivirale specifico per il SARS-CoV-2, che sarebbe il virus del Covid-19. Esistono quindi dei farmaci antivirali, ed esiste un farmaco noto da tantissimo tempo che è la idrossiclorochina, che viene utilizzato in reologia, che ha la capacità di ostacolare la replicazione del virus, cioè questa molecola praticamente andando a modificare il pH, insomma rende più basica la struttura all'interno della cellula, il virus
diciamo, viene ostacolato nella propria replicazione. E non solo, questo virus è veramente cattivo perché ha la capacità di bloccare anche la produzione dell'interferone, che è una delle prime citochine, delle prime sostanze che il sistema immunitario produce quando noi incontriamo un virus. Ecco, questo virus ha la capacità di bloccare la produzione di questo interferone e questa idrossiclorochina la produzione dell'interferone stesso. Però ecco, dobbiamo per correttezza dire che noi stiamo utilizzando tutti farmaci che come dire, non sono mai specifici per il virus. È come se noi ovviamente per andare a Roma non prendiamo l'autostrada che è la strada più diritta, ma facciamo un giro molto molto largo, magari arriviamo da sud perché dobbiamo comunque attaccare il virus in maniera indiretta. Ecco, altre domande, ora sempre riguardo un po' a questo argomento. Patrizia domanda, quindi il cortisone non è utile? Allora, E, questa e è una bella poi, domanda. e poi Stefano domanda, dice non so se è una bufala, è vero che il virus può lasciare segni ai polmoni nei guariti? Allora, sono tutte e due domande molto interessanti. Allora, il cortisone, esiste una grossa discussione veramente internazionale. Allora, il cortisone nelle prime fasi, quando abbiamo la replicazione del virus, quindi nella prima fase, sicuramente non lo possiamo utilizzare ad alte dosi, questo è quello che ci dicono i virologi e anche alcuni dati della letteratura, perché ostacolerebbe in un certo senso l'eliminazione del virus. Quando però il processo infiammatorio è iniziato, ovviamente noi abbiamo bisogno di utilizzare delle strategie antinfiammatorie in cui sicuramente il cortisone è un caposaldo di questa strategia. Non conosciamo ancora bene le dosi corrette. Quello che è assolutamente fondamentale, e questo è lo sforzo che stiamo facendo noi a Firenze, ma che credo sia un po' un obiettivo di tutto il mondo, è di cogliere l'intervallo di tempo, che purtroppo è molto breve, che noi stimiamo in 48-72 ore, cioè quando il soggetto passa da uno stato di relativo benessere, attenzione, stiamo parlando di soggetti che comunque hanno una polmonite, ma in quelle 48-72 ore succede veramente la catastrofe, cioè si passa verso quella che è l'evoluzione grave della malattia. Noi dobbiamo intercettare questi soggetti, stiamo facendo delle analisi, stiamo avendo dei dati che ci permettono sicuramente di ottenere delle informazioni. Quando il soggetto viene ricoverato, possiamo avere dei parametri che ci permettono di capire se questo andrà bene o avrà un alto rischio di evolvere in maniera sfavorevole. La seconda domanda, che è altrettanto importante ed era relativa, se mi ripeti in preciso, ah sì, 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 allora purtroppo questa è un'altra cosa importante. Purtroppo coloro che escono da una polmonite interstiziale importante possono andare incontro a una fibrosi del polmone, cioè come esito quello che è lo spazio in cui l'ossigeno passa diciamo dall'alveolo, quindi da dove noi respiriamo verso il circolo sanguigno, si crea proprio una sorta di spessimento e questa può essere purtroppo una sequela. Non sappiamo bene se in corso di Covid-19 questa può avere poi una lenta risoluzione, seppure può lasciare in realtà degli esiti più importanti. Però sicuramente sono due domande che sono oggetto di una grossa ricerca. C'è chi dice allora l'ibuprofene è No, sconsigliato, dicono? l'ibuprofene è sconsigliato per un altro motivo, come tutti gli antinfiammatori, come si dice, non steroidei,
proprio non tanto per questo problema, ma quanto per quello relativo ai problemi della coagulazione. Quindi sono farmaci su cui bisogna avere qualche cautela. Ora, non è che se uno prende un antinfiammatorio succede niente, sono coloro che fanno un utilizzo protratto per altre condizioni cliniche. Allora, termino con una domanda sempre dei nostri ascoltatori, questa un po' esula diciamo, dall'argomento virus, però credo sia abbastanza importante, molto pratica. Andrea domanda, ehm, in questo momento è raccomandato, soprattutto per una persona anziana, recarsi per cure e verifiche non urgentissime a Careggi? O nelle strutture sanitarie, ecco. Allora, in questo momento, diciamo, nelle strutture sanitarie ci dobbiamo andare per delle reali necessità, perché diciamo, i distretti sanitari, qualsiasi noi andiamo a considerare, sono dei punti ovviamente dove si concentra un rischio anche maggiore. Quindi il consiglio molto pratico è: si va in ospedale quando ovviamente in questo momento soprattutto ci sono delle reali necessità, altrimenti è meglio posticipare il tutto. E del resto devo dire anche che le stesse strutture sanitarie hanno, come dire, posticipato tutti quelli che sono considerati condizioni cliniche non di urgenza. Ecco, allora ci avviamo, diciamo, verso il termine e terminiamo allora con la solita domanda che riguarda il futuro. Cosa ci dici per l'immediato futuro? Eh, Questa curva che decresce è un segnale positivo, All- questa curva che decresce però ci deve fare tenere sempre allerta, oppure si può dire via, allora si può cominciare a fare un po' di baldoria. Ecco. Allora, la curva, diciamo, decresce o è stabile a seconda dell'ottimismo o del realismo. Il numero dei decessi è certamente sempre molto molto alto. Ci avviamo forse ad un periodo in cui ci sarà una sorta di riapertura delle attività e delle libertà di ciascuno. Io credo che dovremmo essere assolutamente molto molto attenti, molto coscienziosi. La riapertura delle aziende, come alcuni so che hanno fatto, sono come dire, realizzate nel garantire il distanziamento tra le persone, però attenzione, quando diciamo una persona sarà richiamata all'interno delle aziende, deve avere attenzione all'interno dell'azienda stessa, ma non è che poi quando esce fuori ha comportamenti che non siano consoni a mantenere quelle che sono le regole per evitare il contagio. Purtroppo ancora oggi il virus sta circolando, basta vedere quanti sono i numeri comunque dei nuovi infettati ogni giorno, si parla sempre di migliaia e quindi dobbiamo riaprire perché ci esistono delle necessità, ma dobbiamo riaprire con veramente la testa attaccata sulle spalle e non pensare che ovviamente si è bomba libero tutti, quindi tutti fanno quello che vogliono senza tener conto dei rischi a cui andiamo incontro. Allora, io ringrazio il dottor Andrea, vedo che già sulla chat stanno arrivando dei ringraziamenti, veramente. Grazie, no, grazie assolutamente, prima di tutto a Don Paolo e ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questa, diciamo, Questa chiacchierata chiacchierata. amichevole che facciamo. La tua chiarezza è veramente esemplare, ti ringrazio anche per questo perché sei molto chiaro davvero. Io volevo ultimare questo collegamento con un pensierino, diciamo, un pochino più teologico, faccio un po' il mio mestiere in questo momento. Stiamo vivendo un momento difficile anche per quanto riguarda la nostra fede cristiana, per quanto riguarda la comunità cristiana. Senza fare un'altra omelia come ho fatto stamattina, però vorrei esternarvi un po' un pensiero che mi è venuto un po' stanotte. È un pensiero un po' teologico, me ne rendo conto.
Noi stiamo vivendo la difficoltà di non poter partecipare alle liturgie in chiesa e certamente questo è un problema, è veramente è una mancanza. Però devo dire anche una cosa, non è la prima volta che nella storia biblica una situazione del genere si verifica. Mi è venuto in mente quando gli ebrei sono stati deportati in Babilonia. Là in Babilonia gli ebrei non avevano la possibilità di avere luoghi di culto, tantomeno avevano la possibilità di avere il Tempio, che per l'ebreo il Tempio di Gerusalemme è il centro vitale della propria fede. Allora, in quella situazione, gli ebrei hanno dovuto convivere senza il culto, senza la liturgia. Ma che cosa è venuto fuori da quel periodo dell'esilio babilonese? Intanto è venuto fuori quella che è la nostra Bibbia attuale, perché i circoli deuteronomistici iniziarono a lavorare proprio in esilio in Babilonia per dare corpo alla Bibbia che abbiamo noi ora. Quindi allora si focalizzarono su quello che potevano avere, cioè la legge, la Torah, la scrittura. Il movimento dei farisei nacque proprio in quel periodo, nacque in Babilonia proprio per dire alla gente: non abbiamo altro, ci attacchiamo alla scrittura, ci attacchiamo alla legge, troviamo nuovi modi. Quindi allora siamo chiamati in questo senso a vivere, secondo me, una specie di esilio babilonese, perché non possiamo vivere la liturgia. Però possiamo trovare altre cose che ci identifica come cristiani e anche stamani alla messa ho detto dobbiamo forse riscoprire la religiosità in famiglia, la chiesa domestica. Come negli ebrei il capofamiglia era anche il capo religioso della famiglia, così io mi permetto di dire dobbiamo ritrovare il senso cristiano per cui il cosiddetto capofamiglia, per usare una terminologia ora un po' vecchia, possa davvero diventare il capo religioso della propria famiglia. Questo sarà un insegnamento, credo, da portare avanti. Ora, io non vi tedio con cose religiose, ma credo che dobbiamo saper trovare sempre anche il buono nelle situazioni difficili che stiamo vivendo, senza farsi prendere da spiritualismi esagerati e fuorvianti. Con questo io allora saluto tutti e saluto il centinaio di persone che ci ha assistito in diretta e davvero di nuovo grazie Andrea. Grazie, buona serata a tutti, grazie. Dimenticavo, le interviste del Romito continuano domenica prossima, sempre alle 18:30, con la dottoressa Marta Mariotti e con il dottor Lorenzo Orioli. Parleremo di ecologia e dell'enciclica del Papa Laudato Si. Buonasera a tutti. Grazie.